Tecniche utili per aumentare la propria produttività. La vera radice della produttività. Molti pensano che la produttività sia solo questione di organizzazione. Fai una lista, usa un calendario, controlla meno il telefono. Tutte cose sensate, certo, ma insufficienti. Se fosse solo questo, la produttività sarebbe risolta per tutti già da anni. Il punto è che non basta sapere cosa fare, serve portare il cervello a desiderare di farlo. Quando scopri che puoi attivare dentro di te stati mentali che ti spingono a lavorare senza sforzo, allora smetti di lottare contro la procrastinazione come se fosse un nemico imbattibile. Ed è qui che la PNL diventa utile. Con piccoli interventi di linguaggio e immaginazione, puoi cambiare la tua esperienza soggettiva, trasformando il lavoro in qualcosa di naturale, quasi inevitabile. Per esempio, pensa a un compito che stai rimandando. In questo momento puoi immaginarti lì, seduto a farlo, e notare come cambia la sensazione se ti raffiguri la scena più luminosa, con colori vivi, con una postura eretta e una respirazione calma. Senza accorgertene, il tuo cervello inizia a collegare quell'attività con emozioni più piacevoli. Il tempo non è uguale per tutti. Uno dei problemi più grandi è la percezione del tempo. C'è chi dice non ho tempo e c'è chi con le stesse 24 ore crea imprese gigantesche. Non è magia, è la capacità di gestire la propria attenzione. Quando parli di tempo con te stesso, fai attenzione alle parole che usi. Dire non ho tempo genera una sensazione di impotenza. Dire invece non sto scegliendo di dedicare tempo a questo adesso restituisce controllo. Già solo cambiare questa cornice mentale porta a vivere la giornata con un senso diverso. Il tempo non è qualcosa che ti manca, è qualcosa che indirizzi. E se ti dicessi che puoi allenarti a percepire blocchi di 25 minuti come momenti intensi e pieni di energia, basta ripetere qualche volta un rituale. Scegli un timer, avvialo, siediti con un compito davanti e pensa adesso entro in focus totale. Dopo alcune ripetizioni, ogni volta che sentirai quel timer, il cervello andrà automaticamente in modalità produttiva. È un ancoraggio semplice e potentissimo. La mente ama le ricompense. Non importa quanto siamo adulti, il nostro cervello funziona ancora come quello di un bambino. Si muove verso ciò che dà piacere e fugge ciò che dà dolore. Se inizi ad associare la fine di ogni compito con una piccola ricompensa, alleni la mente ad amare la produttività. Ma ecco il trucco. La ricompensa non deve essere grande, basta che sia immediata e percepita. Anche solo allungarsi sulla sedia, respirare profondamente e dirsi «bene, questo è fatto» può diventare un segnale positivo. Se vuoi renderlo ancora più potente, amplifica le sensazioni nella tua immaginazione. Immagina la soddisfazione come un'ondata che cresce nel petto, che si diffonde. È un modo per intensificare il premio e far sì che il cervello cerchi ancora quel piacere. Il linguaggio segreto che usi con te stesso. La voce nella tua testa è un allenatore, a volte un pessimo allenatore. Ti dice non ce la farai, è troppo difficile, puoi farlo più tardi. Ora, fermati un attimo. Se un coach sportivo ti ripetesse continuamente frasi così, quanto renderesti in campo? La buona notizia è che puoi cambiare quel dialogo interno. Non devi eliminarlo, ma trasformarlo. Quando senti una frase negativa, sostituiscila con una positiva ma credibile. Non sono invincibile, che suona falso, ma posso iniziare e vedere come va. Ti accorgerai che più trasformi queste frasi, più diventi il tuo miglior alleato invece che il tuo peggior nemico. E la produttività cresce naturalmente senza bisogno di forza bruta. L'ambiente come alleato silenzioso. Spesso ci convinciamo che la produttività dipenda solo dalla forza di volontà, ma la verità è che la forza di volontà è come la batteria del telefono. Si scarica. L'ambiente invece può diventare una ricarica continua se lo progetti bene. Guarda intorno a te, il tuo spazio di lavoro ti invita a concentrarti o ti spinge a distrarti? È sorprendente quanto un tavolo ordinato, una buona luce naturale o anche solo una pianta accanto al computer possano trasformare l'umore. In PNL si lavora molto sugli ancoraggi visivi, basta associare determinati stimoli, un certo oggetto, un colore, persino un profumo, a uno stato mentale positivo. Ti faccio un esempio pratico. Scegli un oggetto piccolo che possa stare sulla tua scrivania. Ogni volta che inizi a lavorare, posizionalo davanti a te e dedica 10 secondi a immaginarti produttivo, sereno, efficiente. Dopo qualche giorno, quell'oggetto diventerà un segnale potente. Basterà vederlo per sentirti automaticamente più focalizzato.
È come installare un pulsante mentale che premi senza nemmeno rendertene conto. Il potere del riposo, non quello che pensi. Qui cadiamo in un grande equivoco culturale. Molti credono che riposarsi significhi perdere tempo. In realtà è l'opposto. Senza riposo la produttività crolla. Eppure non si tratta solo di dormire di notte, anche se il sonno rimane fondamentale. Ci sono ritmi biologici più sottili da conoscere. Il cervello lavora in cicli di circa 90 minuti, chiamati cicli ultradiani. Dopo un'ora e mezza di concentrazione cala naturalmente la performance. Se ti ostini a continuare senza pausa, la qualità peggiora e il lavoro si allunga. Se invece ti concedi 10-15 minuti di pausa consapevole, alzarti, muoverti, respirare profondamente, rientri nel ciclo successivo con energia nuova. Prova questo. Immagina di poter programmare il cervello come un software. Ogni 90 minuti inserisci un reset breve, un micro rituale di rilascio. Ti sorprenderà notare come la mente diventa più veloce e leggera. E in più, se visualizzi la pausa come un atto produttivo in sé e non una fuga, cambierai completamente il tuo rapporto con il tempo libero. Entrare nello stato di flow. Hai mai vissuto quel momento in cui sei talmente immerso in ciò che fai da non accorgerti delle ore che passano? Quello è il flow, lo stato ottimale di produttività e creatività. Non capita per caso, puoi coltivarlo. Il segreto sta nel bilanciare sfida e abilità. Se un compito è troppo facile, ti annoi. Se è troppo difficile, ti blocchi. Devi trovare quella soglia in cui l'attività richiede impegno, ma è ancora alla tua portata. Sappi che puoi truccare la percezione della difficoltà. Se un compito ti sembra enorme, immaginalo più piccolo, suddiviso in passi. Visualizza la prima azione come qualcosa di semplice, come accendere una lampadina. Poi parti. Quando il cervello sente di avere successo subito, entra in uno stato di fiducia crescente. È un meccanismo a catena. Un piccolo passo attiva il secondo, poi il terzo e a un certo punto sei nel flow senza accorgertene. E sai qual è la parte più potente? Nel flow non serve più disciplina. Non ti sforzi, ti lasci trascinare. Più impari a innescare questo stato, meno avrai bisogno di trucchi esterni. Trasformare la procrastinazione in carburante. Tutti procrastinano. Il problema non è evitarla del tutto, ma usarla. Ogni comportamento ha una funzione positiva nascosta, anche il rimandare. Quando procrastini, in realtà il cervello ti sta dicendo che il compito, così come lo percepisci, non è attraente. Allora puoi intervenire su due livelli. O lo rendi più piacevole, associandolo a immagini positive, musica che ami, una ricompensa immediata, oppure lo ridimensioni mentalmente. Fai questo esercizio, pensa al compito che stai evitando. Ora immaginalo davanti a te, enorme, opaco, pesante. Poi mentalmente riducilo, rimpiccioliscilo, rendilo più luminoso. Ripeti finché non diventa quasi ridicolo non affrontarlo. È una tecnica classica chiamata swish pattern e funziona meglio di 1000 buone intenzioni. Micro rituali quotidiani che cambiano tutto. La mente ama i segnali ripetuti. Non serve un grande cambiamento, bastano piccoli gesti coerenti che preparano il cervello all'azione. Un esempio semplice: ogni mattina appena ti siedi alla scrivania, fai 3 respiri profondi e visualizza il primo compito della giornata completato. Poi prendi un oggetto sulla scrivania, guardalo per 2 secondi e pronuncia mentalmente «Inizio adesso». Questo piccolo rituale attiva un ancoraggio mentale. La stessa sequenza di gesti e parole, ripetuta, innesca automaticamente uno stato di concentrazione. Puoi creare rituali analoghi per ogni momento critico, iniziare una chiamata importante, rispondere a una mail urgente o entrare nel ciclo di lavoro più intenso. Il segreto è la costanza, non la durata. Una sequenza di 30 secondi, se ripetuta, funziona meglio di una routine di un'ora sporadica. Il potere del linguaggio interno. Le parole che usi con te stesso determinano la tua energia e la tua motivazione. Non è un'idea astratta, è neurobiologia. Quando dici «devo fare questo», il cervello sente un obbligo e spesso reagisce con resistenza. Sostituendo con «scelgo di fare questo», trasformi l'azione in scelta consapevole. Allo stesso modo, sostituire «non posso farlo» con «posso iniziare con un piccolo passo» riduce l'ansia e favorisce l'inizio immediato. Un altro trucco potente della PNL è usare il future pacing. Immagina di aver già completato il compito e prova le sensazioni di soddisfazione, leggerezza e controllo. Più chiara diventa questa immagine nella tua mente, più naturale diventa agire. È un piccolo trucco che trasforma il pensiero in azione. Minimalismo operativo, fare di più eliminando.
La produttività non è accumulare attività, ma fare ciò che conta davvero. Il minimalismo operativo non è moda, è strategia. Inizia a eliminare tutto ciò che non contribuisce al risultato reale. Se un task non aggiunge valore, se una riunione è ridondante, se una mail può aspettare o essere delegata, taglialo. Ogni elemento in meno libera attenzione e aumenta energia. Puoi applicare un semplice principio. Prima di fare qualcosa chiediti: questo passo mi avvicina al risultato principale o sto solo occupando tempo? La mente, se allenata, diventa selettiva e crea un focus naturale. Strategie cognitive per mantenere il focus. Blocchi temporali, lavora a intervalli definiti, di solito tra 25 e 90 minuti, seguiti da pause brevi. Il cervello ama la prevedibilità e si concentra meglio quando sa di avere uno schema. Tecniche visive. Trasformare le attività in immagini mentali rende più facile mantenere l'attenzione. Vedi il compito come un oggetto concreto da spostare, completare, colorare. Riduzione delle distrazioni. Elimina tentazioni visive e uditive. Metti il telefono in modalità silenziosa, chiudi le schede non necessarie e rendi evidente solo ciò che serve al compito attuale. Micropassi. Scomporre le attività in segmenti riduce la resistenza. Inizia sempre con un passo piccolo e tangibile, anche se minimale, e lascia che l'inerzia ti porti avanti. Procrastinazione trasformata in carburante. Procrastinare non è un segno di debolezza, è un messaggio. Spesso indica che il compito percepito è troppo grande o poco interessante. Possiamo usare piccoli cambiamenti di percezione per aggirare questa resistenza. Rimpicciolisci mentalmente il compito. Associa emozioni positive alla sua esecuzione. Crea un micro obiettivo immediato, eseguibile in 2-5 minuti. Vedrai che una volta completato quel primo passo, la mente prende fiducia e il resto scorre con meno frizione. Integrare le tecniche in un sistema personale. Non serve conoscere decine di strategie se poi non le colleghi tra loro. Il vero salto di produttività avviene quando costruisci un circuito di azione coerente. Ambiente, rituali, linguaggio, tempi e micro obiettivi lavorano insieme. Immagina di iniziare la giornata così. 1. Prima di sederti alla scrivania, fai 3 respiri profondi e visualizza il primo compito completato. 2. Attiva l'ancoraggio con un gesto semplice o un oggetto simbolico. 3. Avvia il timer per il primo blocco di lavoro e concentra l'attenzione solo sul compito assegnato. 4. Dopo 25-50 minuti, pausa breve con micro rituale di rilascio, camminata, respirazione, stretching. 5. Ogni piccolo successo è accompagnato da una ricompensa mentale immediata. Riconosci l'azione compiuta, anche solo verbalizzandolo dentro di te. Ripetere questa sequenza diventa automatico e il cervello associa ogni fase a uno stato mentale produttivo. Dopo pochi giorni, anche compiti che prima evitavi sembrano più facili da iniziare. Pianificazione settimanale concreta. Non parliamo di liste infinite, ma di mappe settimanali ad alta efficacia. Ogni settimana può essere strutturata così. Lunedì, definizione delle priorità, identificazione dei blocchi di lavoro più importanti e assegnazione dei micro obiettivi. Martedì, mercoledì, implementazione dei blocchi di lavoro intensi, uso dei rituali e degli ancoraggi per entrare rapidamente in stato di flow. Giovedì, revisione dei progressi, correzioni di rotta, ricalibrazione delle strategie. Venerdì, completamento dei compiti chiave, micropianificazione della settimana successiva. Sabato, domenica, recupero attivo, respirazione, riflessione e visualizzazione dei successi ottenuti. Questo approccio evita la sovrapposizione caotica di compiti e riduce drasticamente la sensazione di sopraffazione, perché ogni giorno ha un focus preciso, piccolo e gestibile. Conclusione: trasformare la teoria in azione. Ora hai a disposizione un quadro completo, strumenti pratici per gestire tempo ed energia, rituali e ancoraggi mentali per entrare in stato di focus, strategie cognitive per mantenere concentrazione e motivazione, micro obiettivi e visualizzazioni per superare la procrastinazione, una pianificazione settimanale chiara e flessibile. Leggere questo articolo è solo il primo passo. Il vero cambiamento avviene mentre applichi le tecniche, anche se solo per pochi minuti al giorno. Ogni piccolo gesto, ogni microazione costruisce uno stato mentale nuovo dove lavorare diventa più facile, naturale e gratificante. Chiudi gli occhi un attimo. Immagina il compito più importante della tua giornata completato. Senti la soddisfazione, la leggerezza, la sicurezza. Ora apri il file giusto, fai partire il timer e esegui il primo passo. Hai già iniziato, il resto seguirà da solo.
La produttività non è magia, è progettazione, consapevolezza e applicazione pratica. E adesso sei pronto a mettere tutto in pratica, un passo alla volta.